Dove posso dormire in tenda? Questa è la domanda che soprattutto nel periodo estivo si pongono tantissime persone che desiderano passare una o più notti in tenda immersi nella natura senza incappare in possibili multe o sanzioni. Salve amici e benvenuti in questo nuovo video. Io mi chiamo sempre Diego e questo è il mio canale DVL. Come avete capito da titolo, immagini e introduzione, oggi parliamo di regolamenti. Partiamo subito da un concetto che probabilmente è alla base dell'argomento del video. In Italia non esiste una legge esplicita univoca che regolamenti e disciplini in maniera netta la questione. Un altro concetto fondamentale è non confondere il campeggio con il bivacco, perché per legge risultano essere due cose differenti, ma di questo ne parliamo tra poco. La legge italiana rimanda la disciplina dei campeggi e dei bivacchi ai regolamenti regionali, che a loro volta spesso delegano questa disciplina ai comuni o ad esempio ai parchi naturali, ed ecco che si entra in una giungla legislativa variegata in cui si finisce per entrare spesso anche in confusione. Ciò che viene comunemente riconosciuto, o forse è meglio dire tollerato, per bivacco è una sosta notturna con la propria tenda per motivi legati ad una possibile emergenza che vede l'installazione del proprio campo base dal tramonto all'alba. Quindi se parliamo di periodo estivo, minuto più, minuto meno, possiamo incominciare a montare la nostra o le nostre tende verso le 19:30 e smontarle al mattino dalle 5:30, diciamo anche 6, tenendo in considerazione anche il tempo che ci vuole per fare tutto questo. Esistono casi, e qui parliamo di parchi naturali, dove alle 6:30 del mattino, grazie all'ausilio di un drone, sono stati raggiunti tempestivamente e multati due ragazzi che avevano passato la notte in quel territorio, dove il regolamento recita in maniera esplicita che è vietato bivaccare in tenda salvo nelle strutture autorizzate. Ora non entro nel merito dell'argomento perché ci sarebbero altre cose da dire, in primis su un post dove si esaltava tutto questo come una grande opera di salvaguardia dell'umanità intera. Resta il fatto che se un regolamento parla come in questo caso chiaro, è doveroso e giusto adeguarsi ad esso. Parchi. In Italia esistono 26 parchi nazionali distribuiti in maniera abbastanza omogenea su tutto il territorio, a cui vanno aggiunti, in base all'elenco ufficiale delle aree naturali protette attualmente in vigore, 134 parchi regionali, più altri enti naturali che non fanno parte dell'EUAP. Ora, con la storia del drone e con questo lungo elenco non voglio spaventare nessuno, ma al contrario cercare di fare il punto sulla questione con maggiore chiarezza possibile. Quasi tutte queste aree riconosciute, salvo alcune eccezioni o particolari normative, risulta essere vietato il bivacco libero. Ovviamente non ci sono file e file di soldati con il mitra in mano, ma in caso di controlli ed accertamenti sul posto si può essere invitati a smontare il campo e si può incappare in una multa. Quindi uno dei fattori importanti di cui tener conto è studiare e prendere atto dei regolamenti del territorio dove abbiamo intenzione di passare una notte in tenda, cercando di capire cosa è espressamente vietato e cosa invece è tollerato o può essere autorizzato, perché, e ora vi mostro un esempio pratico, se si vuole dormire in tenda nei pressi ad esempio del lago del Turano, molti di voi del centro Italia probabilmente conoscono questo bellissimo posto, è possibile richiedere l'autorizzazione fornendo le generalità di chi intende bivaccare il giorno in cui si desidera farlo, facendo peraltro tutto comodamente via email con un contributo minimo di 2 euro a persona. Ed ecco che ottenuta l'autorizzazione via email, in caso di controllo si è autorizzati in quella data, quindi pomeriggio del giorno prima e mattino di quello successivo. Ora mi risulta abbastanza difficile conoscere tutti i vari regolamenti di tutti i comuni italiani, ma se entriamo nello specifico, come avete visto, è possibile in alcuni casi e in maniera legale richiedere una particolare autorizzazione. Informatevi preventivamente sui siti internet di riferimento. Tornando alle differenze tra bivacco e campeggio, va fatta una sostanziale divisione e bisogna conoscere bene questi termini e saperli usare in caso di bisogno.
Il bivacco viene definito dall'enciclopedia Treccani come una sosta all'aperto di breve durata e per lo più notturna di truppe in movimento o di gruppi di persone in viaggio durante una lunga marcia. Se parliamo nello specifico invece di alpinismo, si intende una sosta notturna effettuata nel corso di ascensioni che si prolungano per più di una giornata e per ridurre l'avvicinamento in previsione del raggiungimento di una vetta. Questo avviene però quasi sempre nei bivacchi veri e propri, aperti ed adibiti appunto alle emergenze, le classiche casette rosse in metallo. Ve ne mostro due tra i tanti: il bivacco Gai Gorizia nelle splendide Alpi Giulie o il bivacco Bafile nel mio amato Corno Grande sul Gran Sasso. Ma qui non parliamo ovviamente di tende, ma di strutture preposte. Per campeggio invece si intende un'area attrezzata in cui possono essere piantate tende o sistemate roulotte che rendono agevole il soggiorno dei campeggiatori, e questo può durare anche un mese. Ovviamente dietro un compenso possiamo installare la nostra tenda e usufruire dello spazio concesso senza infrangere nessuna legge. Come già detto all'inizio del video, la legge demanda i vari regolamenti alle regioni, ed ecco che tra regione e regione possono esistere in termini di normative delle sostanziali differenze. Ad esempio, nella Valle d'Aosta, regione prettamente montana, il bivacco è consentito sopra i 2500 metri di quota, ma questa è una regola modellata anche sull'aspetto tipico e relativo a flusso di persone, quindi escursionisti e alpinisti. In molte regioni d'Italia a 2500 metri neanche ci si arriva, come ad esempio la Toscana, che vede il suo punto più alto sul Monte Pisanino a 1900 metri circa. Monte Pisanino che peraltro è una vetta abbastanza ostica e riservata ai più esperti. La regione toscana non ha emanato nulla di specifico al riguardo del campeggio libero. Non esistono normative specifiche né permissive né restrittive riguardo al campeggio, o meglio bivacco, al di fuori delle aree appositamente attrezzate. Questo può lasciare spazio a interpretazioni diverse da parte delle varie amministrazioni locali. Ecco che viene da sé, con una certa tranquillità si può pensare concretamente ad un bivacco in questa regione, chiedendo però sempre informazioni e o eventuali autorizzazioni ai comuni interessati. Invece, salvo deroghe diverse, in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sardegna, la legge numero 40 del 1984 all'articolo 12 prevede il divieto assoluto di campeggio al di fuori delle aree attrezzate. Quindi, se vogliamo sentirci più sicuri, dopo aver stabilito dove montare la tenda una o più notti, magari con più passaggi, è necessario informarsi preventivamente. Resta il fatto che dormire in montagna solo dal tramonto all'alba è un'attività generalmente tollerata da quasi tutti i comuni o enti territoriali, salvo divieti espliciti quasi sempre nelle aree parco. Attenzione! Con questo non sto dicendo andate e accampatevi dove e come vi pare, ma vi rimando al punto precedente: informatevi in maniera preventiva. Al riguardo, visto che parliamo di tolleranza, siate tolleranti anche voi in caso di controlli, rispettate gli orari, siate discreti e soprattutto puliti. Sembrerebbe scontato dire tutto questo, ma in realtà non lo è, perché chi fa i controlli svolge il suo lavoro, quindi si risponde con calma ed educazione, perché nessuno di voi è padrone di quel territorio. Riguardo la pulizia, e questo è un tema a me caro e purtroppo dolente, purtroppo una parte, non tutti per fortuna, di italiani non sa ancora cosa significhi la parola educazione e rispetto, ed ecco che i casi in cui si lasciano residui del proprio passaggio o addirittura si devastano rifugi aperti o bivacchi sono in aumento. Sì, ti vedo, stai ridendo perché tu sei stato uno di questi. Ecco che il mio appello in vista dell'imminente estate, per quello che vale, è di muoversi secondo il Leave No Trace, senza lasciare traccia. Nessuno deve accorgersi che in quel preciso posto voi abbiate passato la notte. Riguardo invece all'amato fuoco acceso di notte,
Esistono anche in questo caso regolamenti e regolamenti. Se trovate la classica cornice di pietre non significa che un fuoco lì può essere acceso. Informarsi eventualmente anche su questo. A breve intendo realizzare anche un video analogo, però a carattere europeo, cercando di capire nelle varie nazioni come ci si può muovere, e vi porterò nello specifico le mie esperienze vissute a riguardo in Norvegia. Se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio di cuore. Sapete come funziona, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti come questi e ad attivare la campanella. A voi non costa nulla, ma aiuta il sottoscritto a realizzare video sicuramente migliori di questo. Io vi saluto, ci vediamo nei prossimi video e mi raccomando, siate puliti.